Occidente si fa sentire solo una voce dall'Iran. Era l'immagine di pochissime persone che appartenevano alle autorità e che gridavano lo slogan tipo morte a quello, abbasso a quello, però avete visto pure voi che 1 milione di persone hanno manifestato dopo le elezioni ed era una manifestazione pacifica, non hanno rotto nemmeno un vetro ed ci ha fatto dispiacere, a me dispiace molto il fatto che poi quando i manifestanti alla fine della giornata stavano tornando a casa dal tetto di un palazzo governativo, un palazzo statale, hanno sparato sui giovani e molte persone sono state uccise, sono rimaste uccise per strada. Molti sono rimasti feriti e poi alle 3 di notte, la stessa notte, la polizia ha attaccato il dormitorio dell'università di Teheran e hanno sparato, hanno ucciso 5 ragazzi e molti sono rimasti feriti, gli studenti. Chiudiamo l'anno con la copertina più impegnativa per quanto riguarda l'aspetto creativo, organizzativo e poi al fine conclusivo di produzione. Siamo qui a vedere lo sbalzo della copertina e della decorazione che compone forse il tratto fondamentale di questo numero. La difficoltà maggiore è stata quella di avere un premio Nobel della pace che firmava e sottoscriveva quella che è il nostro documento Internet for Peace. Lo stesso premio Nobel che però aveva un'importanza fondamentale, anche un'attualizzazione molto importante, cioè il fatto che Shirin Ebadi, iraniana, fa riferimento a una situazione dove Internet, appunto nel suo paese Iran, ma anche in altri come ad esempio la Cina, è forse ormai l'unico mezzo attraverso il quale si possa veicolare una libera voce. Gli espedienti finali con i quali forse il carattere delle copertine di Wired sono più rappresentative ovviamente sono la forza ovviamente grafica, i colori speciali e le invenzioni cosiddette tecniche e cartotecniche. Ci siamo concentrati sul ritratto, avevamo già fatto all'interno di questo percorso di un anno 2 copertine tipografiche. La prima è stata il secondo numero, quella dedicata a Impatta Zero, al numero sul Vaticano. La seconda è stata a settembre, il numero di High School. Avevamo nell'anno già forse una particolarità di Wired, quello di spingere appunto delle personalità sconosciute al grande pubblico e di metterle in copertina. È successo recentemente con Lorenzo Tione, Bing, lo abbiamo fatto con il numero dedicato alla Luna, con il professor Bignami, ma anche il terzo numero dedicato a Cucinella e alla sua casa a 100.000 euro. La particolarità però è che tutte queste personalità sono state invitate a in qualche modo interagire con un gesto. Shirin Ebadi invece ha una riservatezza e forse non ha la stessa naturalità con la fotografia. Questo risultato, questo esperimento ci ha dato la possibilità poi di poter invece rafforzare l'idea decorativa e quindi di creare una sorta di texture che potesse un po' fare da filtro tra il ritratto e il messaggio principale di questo numero, che è appunto Internet for Peace. Le due scritte ovviamente, Internet for Peace e la sua traduzione in farsi, sono le due uniche scritte presenti nella copertina. Tutto il resto è il ritratto e le decorazioni. I think one of the interesting things about photographing individuals when there's a language barrier is I tend to use my hands a lot for direction, and sometimes I'll physically have to manipulate the person's body in order to achieve the pose that I want, and I thought that was interesting. And even though Dr. Ebadi came with a interpreter, sometimes it's too slow, so it's easier just to use hands and to point and this and that. And it was really interesting because she was very quiet because there was no conversation going on, and
I had to keep checking in and asking her if everything was okay because I wasn't sure, where she was coming from as far as her mood goes. But in the end, she kept assuring me that everything was fine, and I think we got really beautiful stuff. So I couldn't be happier. Non fuoco ma sono enorme,